Ciao, sono Ina. Benvenuti nella mia cucina. Quante volte vi sarà capitato di essere in crisi di idee riguardo l'aperitivo o la cena dopo una dura giornata di lavoro? Vi piacerebbe fare qualcosa di semplice con le vostre mani piuttosto che ricorrere ai soliti stuzzichini preconfezionati? Innanzitutto scegliamo un buon vino dalla nostra dispensa. Una pasta sfoglia rettangolare, 100 g di formaggio feta, 150 g di ricotta, un mazzetto di erba cipollina e un mazzetto di annetto, 80 g di salmone affumicato, 2 uova, un limone, 2 cucchiai di panna vegetale, pepe rosa in grani, semi di sesamo, sale e misto pepe. Intanto che ricontrollate la lista, faccio ossigenare un po' di vino rosso. È il momento di creare il gusto, anzi il trigusto di questi fagottini. Cominciamo grattugiando il feta e tagliando metà della nostra erba cipollina. Prendiamo l'anetto, rimuoviamo i gambi e tagliamolo finemente. Ora possiamo unire il tutto. Aggiungiamo un uovo e amalgamiamo per bene. Per finire, diamo una bella peppata. Primo gusto pronto. Andiamo col secondo. Tagliamo l'erba cipollina rimanente, mettiamola in una ciotola insieme a mezza ricotta, sminuzziamo il salmone e uniamo il tutto. Saliamo, peppiamo e iniziamo a creare l'amalgama. Rompiamo l'altro uovo e separiamo il tuorlo dall'albume. Quest'ultimo va aggiunto al composto per legarlo al meglio. E anche il secondo è fatto. Ultimo giro. Grattugiamo la scorza del limone sull'altra metà della ricotta. Prendiamo i grani di pepe rosa e pestiamoli in un mortaio. Beh, questo è un mio vezzo. Se non avete un mortaio potete usare quello premacinato. Aggiungiamo la panna al composto, saliamo e amalgamiamo il tutto. Ed ecco a voi il tanto decantato trigusto. Mettiamo il forno in preriscaldo a 180 gradi e tagliamo la sfoglia in modo da ottenere 3 strisce di dimensioni uguali. Riempiamo la prima striscia per il lungo con la nostra farcitura e chiudiamola in questo modo. Armatevi di pazienza!
per ricavarne i famosi fagottini dobbiamo tagliare a tocchetti la nostra pasta sfoglia ripiena. Io mi servo di un filo da cucito. Con questa tecnica evito il rischio di fuoriuscita del ripieno. Trasferiamo la prima striscia sulla leccarda da forno. Non ci resta che ripetere l'operazione con le altre 2 strisce e i conseguenti gusti. Spennelliamo con il torno che avevamo messo da parte e cospargiamo il tutto con i semi di sesamo. Inforniamo. Che meraviglia! Meritano un brindisi! Ricetta è terminata. Provatela e fatemi sapere com'è andata lasciando un commento qua sotto. Vi aspetto alla mia prossima videoricetta. Ciao!